Arpeggi con il plettro! Vi piacerebbe fare gli arpeggi con il plettro, ma vi sentite impediti come se aveste due mani sinistre e non vi va di fare esercizi di tecnica? Te credo. Qualche esercizio di tecnica non farebbe male a nessuno. Però ci sono degli skills che possono essere sviluppati semplicemente studiando i brani appositi. Se questo approccio vi piace, sedetevi, mettetevi comodi, prendete la chitarra e seguite il mio video, perché oggi ci eserciteremo insieme a fare gli arpeggi con il plettro, suonando 5 fantastici brani che ho selezionato apposta per voi. Attenzione, non sono tutti scontati, ho tirato fuori qualche chicca niente male. Bene, adesso vi beccate la sigla e nel frattempo mettete like, condividete il video e vi iscrivete al canale. Tanto, se questo video vi farà venire le emorroidi dalla noia, farete sempre il tempo a mandarmi a cagare. Ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Arpeggiare con il plettro è una bella rogna, ma è una capacità che dovete assolutamente sviluppare. Innanzitutto perché la incontrerete in numerosi brani e poi perché studiando gli arpeggi con il plettro aumenterete notevolmente la precisione della vostra pennata. Prima di vedere i brani che ho selezionato vi do qualche piccolo consiglio che può aiutarvi in questa direzione. Io personalmente mi appoggio sulla cassa della chitarra con il mignolo per avere più controllo e più stabilità della mano destra. Attenzione però ragazzi, perché se state registrando con un microfono a condensatore di questo tipo, se fate troppo rumore con il mignolo questo si sente. Vediamo adesso l'ultimo consiglio, il più importante di tutti, e poi passeremo a studiare i brani. Allora, quando arpeggiamo e stiamo scendendo praticamente verso il basso, ci conviene dare sempre delle pennate tutte verso il basso, in questo modo qui. Allora, notate, non ho dato pennate separate, che aumenterebbe il rischio di sbagliare la corda, questa cosa qui, ma ho dato tutte pennate ogni volta appoggiandomi sulla corda inferiore, in questo modo. Quando invece risaliamo daremo delle pennate tutte verso l'alto, quindi scendo appoggiandomi e salgo con pennate separate. Bene, possiamo passare ai pezzi. Ho messo i pezzi in ordine di difficoltà, quindi partiamo con il primo pezzo. Sono sicuro che questo proprio non ve l'aspettate. Mamma mia che pezzo ragazzi, era Prodigal Son, la ballad capolavoro che stava nel secondo album capolavoro degli Iron Maiden, cioè Killers, cantata ancora dal mitico Paul Di'Anno. E quindi ragazzi adesso scatta il sangue nei commenti, chi preferite, Paul Di'Anno o Bruce Dickinson? Bene, mentre voi vi scannate, io intanto vi faccio vedere lentamente il pezzo e vi spiego un po' di cosettine. Che cosa suonano i Maiden in questo pezzo? Allora, praticamente gli accordi sono un Si, un La, un Sol sus quarta, un Mi sus quarta e un Mi maggiore. La cosa interessante è che vengono suonati tutti con la prima, la seconda e la sesta corda a vuoto e ne viene fuori questo sound magico. Accordi che vengono usati anche nella parte successiva del brano, quando entra la batteria e iniziano a suonare in 6 ottavi, questa meraviglia.
Mamma mia che pezzo, ragazzi. Occhio al pull-off mignolo indice sull'ultimo accordo. Come notate, l'ultima pennata la do in alto e con quella pennata vado a fare il pull-off, quindi ne viene fuori questo. Ok, vi ho dato abbastanza informazioni e adesso passiamo al secondo brano. Devo però cambiare chitarra, ragazzi. Ecco la mia vecchia Strato che è invecchiata con me, una giapponese della fine degli anni 80. Per quanto riguarda questo brano faticheremo molto di meno con la mano sinistra, sia perché suoneremo accordi più semplici, sia perché suoniamo su una comodissima chitarra elettrica, però faticheremo molto di più con la mano destra perché dovrà andare molto più veloce. Ascoltiamolo. I più rimastoni e boomer, quelli ancora più vecchi di me, avranno riconosciuto sicuramente Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult. Ho detto bene? Blue Oyster Cult. Pezzo del quale mi sono innamorato soprattutto per la linea melodica, cioè quando partono le voci tutte riverberate, lontane, insieme a questo arpeggio di chitarra, ragazzi, è veramente un viaggio. Allora, questo arpeggio non è difficile, cioè gli accordi sicuramente non lo sono. Ci vuole giusto un pochino di apertura per fare il power chord qui e lasciare la quarta e la terza corda a vuoto libere di suonare. Ok, per fare questa cosa dovete aprire bene la mano. La difficoltà più che altro consiste nell'andare a tempo con la mano destra, perché noi praticamente diamo tutte pennate verso il basso appoggiandoci ogni volta sulla corda inferiore, un po' come si fa nello sweep. Ok? Questa cosa, se non la facciamo bene, potrebbe farci suonare fuori tempo. Vi ricordo l'ultima nota in basso, cioè la nota più acuta, di suonarla con una pennata verso l'alto. Anziché stare là a sfasciarvi l'anima, a suonarlo a una all'ora, vi consiglio un approccio diverso. Provate a suonarlo già in velocità a piccoli frammenti. In questo caso il primo frammento ovviamente deve includere quella pennata verso l'alto, no? Poi aggiungiamo una nota. La nota successiva io continuo a plettrarla verso l'alto. Perché? Perché mi prepara la mano ad andare poi con una bella pennata in basso a suonare questa nota qui. Quindi, e poi facciamo la stessa cosa per passare dal Sol al Fa. Poi lo risuono tutto lentamente. E poi in velocità vado a risuonare i singoli passaggi. Basta, finito il pippone su questo pezzo, andiamo avanti. E adesso continueremo a viaggiare, però proiettati nel presente. Infatti il pezzo che stiamo per vedere è contemporaneo. Vabbè, in realtà c'ha già una decina d'anni, però lo possiamo ritenere un brano contemporaneo. Ascoltiamolo. Era The Pretender dei Foo Fighters, il mio gruppo rock contemporaneo preferito. Questo pezzo ha messo in difficoltà sicuramente la mano sinistra perché ci sono degli accordi non scontatissimi da suonare, tipo questo diminuito con questa apertura sulla prima corda, e sicuramente complicato da eseguire anche il bending sulla quinta corda, perché deve essere suonato in modo intonato esattamente di un semitono.
Allora, arpeggio per niente semplice, per una serie di motivi. Innanzitutto abbiamo già qua una bella apertura con l'indice per andare a prendere questo Si, settimo tasto, prima corda, quindi è un La minore con una bella seconda messa qui al canto. Un La minore ad 9 lo chiamiamo. Poi la cosa un pochino complicata è come si alternano i bassi con la pennata in basso rispetto alle pennate che diamo in alto, in questa parte qui. Come avete visto, le corde sui bassi le andavo a pizzicare con la pennata verso il basso, rispondendo qua con un bicordo in seconda e terza corda con una pennata in alto, cioè queste 3 dita le lasciamo fisse durante la durata di tutto l'arpeggio, ragazzi. Vedete, non si muovono mai. Poi, un'altra cosa un pochettino difficile è questo bending che dobbiamo andare a fare sulla quinta corda. Il bending deve essere fatto di un semitono, cioè dobbiamo ottenere questa melodia qua. Armonicamente questo passaggio è fantastico, è una cosa sentita e risentita, ma sempre bella. Andiamo a vedere che cosa accade. Praticamente suoniamo un Fa diesis semidiminuito per poi passare, scendendo soltanto di un semitono, a un Fa major 7. I più preparati teoricamente sapranno che tra 2 accordi praticamente ci sono 3 note in comune. Cambia soltanto la fondamentale, cioè il Fa major 7 è formato da Fa, La, Do, Mi, mentre il Fa diesis semidiminuito è formato da Fa diesis, La, Do, Mi. Ma non è questo un video di teoria, quindi non vi sfrangerò i zebedei, non vi preoccupate. Questo passaggio però, ragazzi, imparatevelo perché è presente in un sacco di pezzi. Vi faccio un esempio con questo passaggio che soltanto i miei coetanei ricorderanno, cioè i migliori boomer. Io sto tranquillo, sei chi sei tu, 1000 anni tu hai, non arrenderti mai. Mamma mia che figata sti pezzi! Che dicevano le parole 1000 armi tu hai, non arrenderti mai. Ragazzi, che dite? Ma li faccio dei tutorial sui cartoni animati? Beh, cazzate a parte, per quanto riguarda questo pezzo ho detto tutto. Rimastoni boomer appassionati del blues, state tranquilli perché adesso ve li faccio contenti, perché il prossimo brano sarà un super blues. Un pochino complicato soprattutto per la mano sinistra, perché ci sono degli accordi che prevedono una certa apertura, vedremo, e anche per l'arpeggio della mano destra, perché ci sono dei salti di corda dove bisogna insomma stare un pochettino attenti. Sto parlando di un brano strappalacrime del più grande chitarrista strappalacrime di tutti i tempi, ragazzi. Andiamo ad ascoltarlo. Ma che devo veramente presentare questo brano? Still Got the Blues, Gary Moore. Cioè, come puoi presentare un brano di Gary Moore? Penso che sia uno dei chitarristi preferiti di tutti. A proposito di questo brano, ragazzi, se volete studiarvi anche il riff di chitarra, andatevelo a vedere qui sopra. Ho fatto un tutorial dove faccio vedere il riff di chitarra e per l'occasione ho composto e ho registrato un intero assolo di chitarra, quindi è una roba mia personale. L'ho interamente trascritta e potete scaricare le tab dal link in descrizione del video di cui sto parlando.
guardiamo questo Si semidiminuito. Allora, come vedete praticamente è un Re minore suonato però senza usare il medio, il quale va a prendere il Si sulla quinta corda. Allora, non è affatto semplice da prendere velocemente, io infatti metto un dito alla volta, provate anche voi. Avete visto? E adesso passiamo a vedere l'ultimo brano, sicuramente il più difficile sia per la mano sinistra che per la mano destra. È un brano vecchiotto perché ormai ha circa una trentina d'anni, ma a mio avviso è il brano più moderno di tutti. Per suonare questo brano devo però cambiare chitarra e ritornare alla chitarra acustica. Ecco qua la mia Meton. Siete pronti? Ragazzi, c'è un attimo da parlare dei Radiohead. Sono un gruppo che sicuramente viene odiato da tutti gli amanti del blues e della chitarra solista di un certo tipo, ma è un gruppo che è assolutamente amato e osannato da chiunque ami non solo la chitarra, ma da chiunque ami la musica, gli arrangiamenti moderni, la ricerca dei suoni, dell'espressività, delle atmosfere. Allora, questo arpeggio non è per niente semplice da suonare e non a caso l'ho messo come ultimo pezzo di questo video, visto che ho messo i pezzi in ordine di difficoltà. Perché è difficile? Perché praticamente la mano destra deve andare a pizzicare delle corde ben precise, facendo bei salti come abbiamo visto, anche se in realtà se andiamo a sentire il disco, insomma, la mano destra non è così precisa, quindi non pizzica sempre una corda alla volta. Però io l'ho razionalizzato in questo modo e voglio cercare di farvi capire quindi come suonare la parte che ho scritto. Vi consiglio di studiarlo all'inizio molto lentamente, però soltanto con un paio di accordi alla volta. Ok? Poi, che cosa vado a fare? Vado a cercare di suonare il passaggio tra un accordo e l'altro già in velocità. In questo caso è così. E poi farò la stessa cosa per passare dal secondo accordo al terzo. E poi proverò in velocità a farlo tutto. E così via. Un consiglio: non guardate le corde perché sennò è peggio, almeno io mi incasino, dovete abituarvi a dare dei comandi alla mano destra guardandovi la sinistra. E con questo ho detto tutto, spero di avervi dato degli spunti interessanti, quindi scaricatevi subito le tabs e mettetevi a studiare ragazzi, e poi scrivetemi nei commenti quale arpeggio vi è piaciuto di più. Spero che questo video vi sia stato utile, in questo caso lasciate un bel like, condividete il video ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E soprattutto, se avete qualche amico che ha bisogno di un bravo chitarra terapeuta, sapete da chi mandarlo ragazzi. A presto e al prossimo video. Ciao!